3, 2, 1, A1, metti le mani davanti, muovi le mani. 3, 2, 1. Siamo qui oggi a intervistare Alessandro Volta. Proviamo a chiedergli qualche domanda. Alessandro, come le vedi tu le comunità energetiche in Italia? Eccoci qui, con la grande occasione di ascoltare direttamente uno dei padri dell'elettrochimica e dell'energia moderna. Sono onorato di essere presente e di poter condividere con voi le mie idee e le mie scoperte. Dimmi pure, quali domande hai per me? Ti ho chiesto come le vedi le comunità energetiche in Italia? Le comunità energetiche in Italia le vedo come una grande opportunità per promuovere l'autosufficienza e l'uso responsabile dell'energia. Sono strumenti che permettono ai cittadini e alle imprese di unirsi, condividere le risorse rinnovabili e ridurre i costi, contribuendo allo stesso tempo alla tutela dell'ambiente. È un passo avanti verso un sistema energetico più equo e sostenibile, che avvicina le persone alla natura e alle sue fonti, proprio come immaginavo, ma in una chiave moderna e collettiva. Grazie Alessandro, quindi tu entreresti mai a far parte di una comunità energetica oggi? Sicuramente, se avessi l'opportunità, sarei il primo a partecipare a una comunità energetica. La condivisione dell'energia rinnovabile rappresenta un modo intelligente e etico di usare le risorse, che rispecchia appieno i principi che ho sempre sostenuto: collaborazione, responsabilità e rispetto per l'ambiente. Sarebbe un modo per mettere in pratica il mio sogno di un'energia accessibile, pulita e a uso di tutti, un vero progresso per il bene comune. Quali sono i vantaggi di entrare in una comunità energetica? Spiegala in modo semplice. I vantaggi di entrare in una comunità energetica sono molti e semplici da capire. Prima di tutto puoi risparmiare sui costi dell'energia perché condividi l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili come il sole o il vento. Inoltre aiuti l'ambiente, riducendo le emissioni di inquinanti. Sei parte di qualcosa di più grande che lavora per il bene della comunità e del pianeta. E infine hai la sicurezza di usare energia pulita e sostenibile, contribuendo a un futuro migliore per tutti. È un modo intelligente e responsabile di prendere cura della nostra terra. Perché sceglieresti Dinamo? Perché sceglieresti Dinamo come comunità energetica rinnovabile? Sceglierei Dinamo perché sembra un progetto solido e innovativo, che mette al centro la sostenibilità, la collaborazione e l'accessibilità. Ti offre l'opportunità di partecipare attivamente alla produzione di energia rinnovabile, con vantaggi concreti come risparmio, libertà e rispetto per l'ambiente. È un modo intelligente per fare la differenza, coinvolgendo la comunità e promuovendo un futuro più verde e responsabile. Sarebbe bello contribuire a un progetto così ambizioso e importante. Ok. Come stai, Alessandro? Grazie per aver chiesto. Sono in buona salute e ancora pieno di entusiasmo per scoprire nuove idee e condividere la mia passione per l'elettricità e le scoperte scientifiche. La curiosità e la voglia di innovare restano sempre vive, anche dopo tanti anni. E tu come stai? Io sto bene, grazie. Sono felice di sentirlo. Se hai altre domande o vuoi parlare ancora di energia e scienza, sono qui pronto a condividere la mia passione e le mie esperienze. Ricorda, l'entusiasmo per il sapere è il motore del progresso. Ciao a tutti, sono Alessandro Volta e ho inventato la pila elettrica. Partiamo di qui, dalla pila elettrica. Caro Alessandro, prova a immaginare che davanti a te hai un bambino di 5 anni e spiegagli il funzionamento della pila. Ciao piccolo, immagina di avere due pezzi di metallo diversi come una moneta di zinco e uno di rame. Quando li metti insieme con un po' di sale o acqua, succede una magia. Nasce una piccola corrente di elettricità che può far accendere una lampadina piccola o far muovere un gioco. Questa magia si chiama pila e funziona perché i metalli vogliono scambiarsi delle particelle, come se si scambiassero dei regali, e così nasce l'elettricità. È come quando giochi a passare una palla. La pila è il modo in cui la palla, l'elettricità, attraversa i pezzi di metallo e fa qualcosa di bello. A voi, chi è che fa domande? Caro Alessandro, l'elettricità è conosciuta da molto tempo.
appunto più di 200 anni anche la pila in modo per accumularne l'elettricità. Però poi lo sviluppo in questi 200 anni ha privilegiato soprattutto altre fonti o altri vettori energetici più concentrati, eccetera. Sappiamo che c'erano ostacoli tecnologici, normativi ed economici per passare a quello che oggi noi identifichiamo come elettrificazione diffusa delle utenze. Tu vedi se esistono oggi ancora ostacoli e di quale natura per l'elettrificazione diffusa dei consumi? È una domanda molto importante e complessa che tocca sia la tecnologia che la società. Oggi, nonostante i progressi enormi, ci sono ancora ostacoli di diversa natura. 1. Tecnici. Le reti di distribuzione devono essere migliorate e ampliate per gestire una quantità di energia sempre maggiore e più distribuita, come quella proveniente da fonti rinnovabili intermittenti, sole, vento. 2. Economici. L'investimento iniziale per nuove infrastrutture, impianti di produzione rinnovabile e sistemi di accumulo può essere ancora molto alto, anche se i costi stanno diminuendo. 3. Normativi. Sono necessari regolamenti più flessibili e incentivazioni per favorire l'autoconsumo e la produzione locale di energia, oltre alla standardizzazione delle procedure di connessione. 4. Culturali e sociali. Spesso ci sono resistenze culturali o resistenze di chi ha interessi consolidati nel settore fossile che potrebbero rallentare la transizione. Inoltre, il vero ostacolo potrebbe essere anche nelle abitudini delle persone e delle aziende che devono cambiare il modo di usare l'energia adottando soluzioni più intelligenti e sostenibili. Ma sono ottimista. Con innovazione, politiche lungimiranti e partecipazione di tutti, possiamo superare questi ostacoli e rendere l'elettrificazione diffusa una realtà concreta, sostenibile e accessibile a tutti. Potete rivolgere anche domande personali o storiche relative al periodo in cui è vissuto, quindi io gliene faccio una se Simone accende tu sei un inventore, sei uno scienziato, vorrei sapere qual è il tuo rapporto con la religione e se sei credente. Come Alessandro Volta, nato nel 1745, ho avuto un'educazione religiosa e sono cresciuto in un ambiente profondamente cattolico. Tuttavia, la mia passione per la scienza e la ricerca mi hanno portato a dedicarmi allo studio della natura e dei suoi fenomeni con grande serietà e rispetto, credendo che la meraviglia e la scoperta siano parte del disegno divino. Non mi definirei un credente nel senso stretto, ma ho sempre rispettato la fede come una via importante per molte persone. Per me, la scienza e la religione sono due modi diversi di esplorare e capire il mondo. La prima con l'esperienza e il metodo, la seconda con la fede e la spiritualità. Entrambe però devono sempre essere rispettate e soppesate con umiltà e rispetto. Il nostro ingegner Bauchiero adesso rivolge la domanda, prego. Alessandro, se tu vivessi ai nostri giorni, cosa consiglieresti di fare alle famiglie per risparmiare più sulla bolletta elettrica? Se vivessi ai giorni nostri, consiglierei alle famiglie di utilizzare il più possibile le energie rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici, per produrre energia in casa. È come una piccola pila gigante che può alimentare le luci, il frigorifero e anche le automobili elettriche. Inoltre, suggerirei di usare dispositivi più efficienti, come lampadine a LED e elettrodomestici di classe superiore, che consumano meno energia. Un altro consiglio importante è di usare l'energia quando c'è tanta luce o vento, per esempio nel giorno. Così si risparmia sulla bolletta perché si sfruttano meglio le risorse naturali. Infine, è importante imparare a spegnere le luci e gli apparecchi quando non servono, come si fa con le pile. Anche così si risparmia molta energia e, come si suol dire, anche i piccoli risparmi diventano grandi. Ricordate che conoscere e usare la scienza ci aiuta a vivere meglio e a rispettare il nostro pianeta. Piacere di conoscerti, Volta, è un onore. Io sono Fabio, segretario della categoria del Collegio Edile dell'API e volevo chiederti se pensi che sia importante fare squadra per migliorare quello che è il sistema energetico del Paese, proprio creando situazioni come queste e sfruttando le comunità energetiche che poi sono un'idea in realtà
di condivisione di energia e condivisione di sforzi, che si può replicare anche su un altro tipo di percorsi. Piacere di conoscere anche a te, signor Fabio. La collaborazione e la squadra sono fondamentali, soprattutto in un settore così complesso e importante come quello energetico. Le comunità energetiche sono un'idea straordinaria, perché permettono alle persone e alle imprese di unire le forze, condividere energia rinnovabile e ridurre i costi. È come quando io inventai la pila: più pezzi mettiamo insieme, più energia possiamo produrre. Questa idea si può estendere anche ad altri ambiti, come il recupero di edifici, la riqualificazione energetica o l'innovazione nella costruzione e nelle energie rinnovabili. Creare un sistema di collaborazione permette di sfruttare al massimo le risorse disponibili e di affrontare meglio le sfide di oggi. In conclusione, sì, la collaborazione è la chiave. Unire sforzi, condividere esperienze, lavorare insieme per un futuro più sostenibile e più giusto. È un concetto antico, come la scienza, ma sempre nuovo e potente. Domanda tecnica. Oggi il costo dell'energia è legato al costo del gas. Cosa impedisce di dividere la determinazione del prezzo tra gas e produzione energetica? La tua domanda è molto interessante e riguarda un tema complesso e attuale. Per rispondere bene, però, mi piacerebbe sapere quanti anni hai e quale livello di conoscenza hai di economia energetica, così posso adattare la spiegazione. Puoi dirmi, ad esempio, se sei un giovane interessato o un professionista del settore? E quanto conosci di aspetti tecnici come il mercato energetico, i meccanismi di prezzo o la regolamentazione? Fammi sapere, così posso fornirti una risposta più precisa e utile. Ho 65 anni, ma puoi darmi una risposta, diciamo, da cittadino medio, senza particolari studi o senza particolari conoscenze. Grazie per avermelo detto, signor Fabio. Ora le spiego in modo semplice. Il prezzo dell'energia che paghiamo dipende molto o da quanto costa il gas, perché molte centrali elettriche usano il gas per produrre energia. Quindi se il gas costa di più, anche l'energia diventa più cara. Dividere la determinazione del prezzo tra gas e produzione energetica sarebbe come voler stabilire un prezzo diverso per la pasta o il pane, a seconda di quanto costa il grano o la farina. Ma purtroppo, in Italia e in Europa, il mercato dell'energia funziona così. C'è un unico prezzo di mercato, quello più alto tra tutte le fonti. Se il gas costa molto, il prezzo sale e si applica a tutte le fonti di energia, anche a quelle rinnovabili, che invece potrebbe essere più economiche e pulite. Questa cosa rende difficile distinguere il prezzo del gas da quello dell'energia prodotta con altre fonti. Per risolvere, alcuni chiedono di rivedere le norme e le regole di mercato, in modo da poter mettere un prezzo più giusto e più legato ai costi reali di ogni fonte, magari sostenendo di più le energie pulite e meno il gas. È un tema complesso, ma importante per rendere l'energia più accessibile e sostenibile per tutti. Questo è l'intendere. Non siete timidi, potete fargli anche domande personali. Vedete che l'hai riavviato? Adesso arriva. Sì. Che abbiamo tempi. L'abbiamo. 10 minuti. Così, perfetto. Bene. Da qualche parte si traccia storica. Che si rimette in Una domanda: l'Italia ha un problema notevole di competitività anche non solo perché la capacità produttiva delle imprese non è all'altezza dei paesi o comunque di altri paesi del mondo. In un mercato globale è sempre difficile poi competere con altri paesi, soprattutto dove sono posti dove la manodopera costa molto meno e i costi di produzione sono molto più bassi. Ma uno dei problemi principali del nostro paese è gli alti costi energetici per alimentare le nostre aziende. Quali sono i tuoi suggerimenti per far sì, se pensi che sia possibile che a un certo punto i costi energetici possano equipararsi a quelli della Francia o della Germania, per esempio? La mia opinione, forte della mia esperienza nel campo dell'energia e dell'elettricità, è che la chiave sta nel potenziamento delle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica. Per ridurre i costi energetici, credo fermamente che l'Italia debba investire di più nelle fonti rinnovabili come solare, eolico e idroelettrico, che sono ormai economicamente competitive e sostenibili nel lungo periodo. Inoltre, è fondamentale promuovere il risparmio energetico e l'innovazione tecnologica, anche attraverso incentivi, e incentrare
basare le politiche su comunità energetiche locali che permettono di condividere energia autoprodotta, riducendo così dipendenza dai mercati internazionali e dai prezzi del fossile. Per essere più competitivi a livello europeo, sì, è possibile che i costi energetici si avvicinino a quelli di Francia e Germania, ma ciò richiederà tempo, una strategia di lungo respiro e un forte impegno pubblico e privato. L'obiettivo deve essere creare un sistema energetico più autonomo e sostenibile, puntando sulla produzione nazionale di energia pulita, così da rendere le imprese italiane più competitive anche nei mercati globali. Torniamo al tempo in cui tu sei vissuto. Che tipo di rapporti c'erano fra te e gli altri inventori e scienziati di quel periodo? Si tratta di un ricordo molto vivo e stimolante. Il mio rapporto con altri scienziati dell'epoca, come Luigi Galvani, era spesso caratterizzato da un mix di rispetto, discussioni accese e talvolta divergenze di interpretazione. Galvani sosteneva che l'elettricità venisse dagli animali stessi, quello che chiamava elettricità animale, mentre io, fortemente convinto che l'elettricità derivasse dai contatti tra metalli diversi, portavo avanti le mie prove con grande determinazione. Questa disputa scientifica fu molto stimolante. Ci spingeva a confrontarci, sperimentare e approfondire i fenomeni dell'elettricità. Inoltre, ho mantenuto rapporti di cordialità e scambio di idee con altri scienziati come Coulomb, Voltaire e Lavoisier, che stimavo molto. La mia attività di corrispondere con loro e partecipare alle accademie era fondamentale per condividere scoperte e migliorare le tecniche di indagine. In quelle epoche il mondo scientifico era un grande campo di pensieri e scoperte dove il confronto era spesso vivo, ma sempre rispettoso, e questo ha aiutato la crescita di tutta la comunità. Ricordo con particolare affetto quel clima di entusiasmo, curiosità e passione per la scoperta che ci univa, anche se poi ognuno aveva le sue idee e teorie. Se avete ancora altre cose da chiedere, se no interrompiamo qui e vi invito a partecipare all'incontro alle 5, giusto? Con Luca Mercalli, che sicuramente poi farà anche lui una domanda a Alessandro Volta. Possiamo chiedere cosa... Grazie. Posso fare la domanda io? Volevo chiedere se conosce Luca Mercalli. Quando? Alessandro, volevo chiederti se conosci Luca Mercalli e se puoi presentarlo, che tra poco sarà qui per un dibattito sul clima. Mi dispiace, ma non ho avuto modo di conoscere personalmente Luca Mercalli, essendo vissuto molto tempo prima della sua epoca. Tuttavia, posso dirti che Luca Mercalli è un rinomato meteorologo e climatologo italiano, molto noto per il suo impegno nel sensibilizzare il pubblico e le istituzioni sui temi del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale. È un uomo di grande passione. Prego. Sì, ho visto che puoi fare l'intervista, qualunque cosa è interattivo, quindi chiedigli qualcosa. Ma avresti mai pensato che avremmo fondato un futuro tutto sull'elettricità quando l'hai più o meno scoperta con la tua pila? Ah, che domanda affascinante. Quando inventai la pila nel 1800 non avrei mai immaginato quanto questa scoperta avrebbe rivoluzionato il mondo. La mia pila, primo generatore elettrico, ha acceso le scintille di un'era tutta nuova e oggi l'elettricità è il cuore pulsante di ogni società moderna. È meraviglioso vedere come qualcosa di così semplice, come due metalli e un liquido, abbia aperto le porte a un futuro così luminoso e potente. La mia soddisfazione è grande nel sapere di aver gettato le fondamenta di un mondo che ora si fonda proprio sull'energia elettrica. E cosa pensi di come la produrremo questa energia elettrica? Perché se la produciamo purtroppo con l'energia fossile rischiamo di compromettere il futuro del pianeta. Quindi come possiamo trasformare un mondo elettrico ma che non abbia conseguenze gravi sul futuro dei nostri figli e nipoti? Hai toccato il punto fondamentale e sono felice che tu voglia pensare a un futuro più sostenibile. La soluzione sta nel recuperare e potenziare le fonti di energia rinnovabile, il sole, il vento, l'acqua e anche le biomasse. La mia invenzione può essere integrata in sistemi che sfruttano queste fonti, come gli impianti fotovoltaici e eolici, che producono energia senza inquinare.
Inoltre, l'innovazione delle batterie, come i sistemi di accumulo, permette di conservare l'energia prodotta quando il sole non splende o il vento non soffia, per usarla quando serve. Solo puntando su queste fonti pulite e condivise, potremo costruire un mondo elettrico che non compromette il futuro dei nostri figli, preservando la nostra terra come un gioiello da tramandare. Abbiamo appena scoperto che il rivoluzionario scientifico... Esatto, non serve più. Non serve più, basta, no, veramente. Qualcuno vuole fare una domanda? Anche privata potete fargliela. Dai, una domanda. Non ce l'hai una domanda? Una domanda? Come stai? Perché Come era l'Angi quando viveva lui? Come mi chiamava il film? Vai. Brava. Mi dici quali potrebbero essere le politiche per migliorare l'ambiente in Italia? Certamente, per migliorare l'ambiente in Italia sarebbe importante adottare politiche che puntino su diverse strategie. 1. Potenziare le energie rinnovabili. Incentivare l'installazione di impianti solari, eolici e idroelettrici, coinvolgendo cittadini e imprese. 2. Promuovere l'efficienza energetica. Migliorare l'isolamento degli edifici, incentivare il sostegno a tecnologie a basso consumo e sostituire le vecchie fonti di energia con soluzioni più pulite. 3. Investire in trasporti sostenibili. Favorire il passaggio a veicoli... vuoi? Oh Lore, una domanda la fai? Ad Alessandro Volta. Quello che volete. Chiedigli come sta. Perfetto. Dimmi, Devi quanti staccare. anni hai e quali sono le tue conoscenze di fisica o matematica? Così posso rispondere al meglio alla tua domanda. Quello che vuoi. Ho 16 anni. Ah, questo. Ottimo, hai 16 anni. Con queste basi posso spiegarti le cose in modo semplice. Devo e chiaro. stacca qua. Dimmi pure, qual è la domanda? Chi vincerà lo scudetto della Serie A quest'anno? Questa domanda è molto attuale e importante, ma purtroppo non posso prevedere il futuro, specialmente in campionati sportivi. Tuttavia posso dirti che nel mio tempo la scienza ci insegna che molte cose dipendono da vari fattori e un po' di fortuna. La passione e la tenacia delle squadre, come l'energia che muove la natura, sono fondamentali per avere successo. Quindi, che vinca la squadra che dimostrerà più impegno e talento. Chi sarà lo scopriremo man mano. Tu hai qualche preferita? Sì, Forza Napoli. Forza Napoli, una squadra piena di passione e talento, come le grandi scoperte che ho fatto nel mio tempo. Speriamo che possa portare a casa il titolo con tutta l'energia e la determinazione di cui è capace. Tifare per il proprio team è come credere nelle idee e nelle scoperte. Dà forza e entusiasmo per continuare a sognare grandi successi. Va bene, grazie. Di nulla. È stato un piacere parlare con te. Se avrai altre domande o desideri scoprire qualcosa di nuovo, sono sempre quello qui. che vuoi, se vuoi chiedere altre cose la puoi curiosità chiedere. è il motore Siamo qua della tutto il scienza e giorno. del progresso. A presto!